Halloween è una festa che ha origine in America. No, in Irlanda. Lì abitava un popolo chiamato Celti. E il loro capodanno cadeva proprio tra il 31 ottobre e il 1° novembre. La festa era nominata Samhain e il tema principale era la morte. Perché il 31 ottobre termina la stagione estiva e comincia quella invernale. Significa che le vegetazioni appassiscono e la terra non è più fertile da rendere impossibile la coltivazione. Per cui la natura è spenta e da qui la morte. Per questo ci si traveste da vampiri, zombie e così via. Secondo i Celti tra il 31 ottobre e 1° novembre il mondo dei vivi si univa a quello dei morti, consentendo ai morti di varcare nel mondo dei vivi. Durante questo capodanno celtico si ringraziavano gli dei. Poi ci si travestiva in maschere e con una cipolla che fungeva da lanterna si andava in giro tra le strade. Usanza che faceva spaventare i morti e li faceva andare via senza intimorire i vivi. Abbiamo sempre creduto che Halloween ha origine in America. Perché i Celti durante la carestia sono emigrati in America. Per questo la cultura si è diffusa lì. Dolcetto o scherzetto deriva dall'inglese trick or treat. È un'usanza di bambini o grandi che ad Halloween vanno a bussare nelle case dicendo questa frase per chiedere dolcetti. Se non vengono dati si fa uno scherzo. Qual è l'origine di questa frase? Risale al Medioevo, persone povere cioè contadini e mendicanti. Bussavano alle case chiedendo cibo per sopravvivere all'inverno rigido. In cambio di preghiere per i loro morti per far sì che raggiungessero il paradiso. Chi non offriva niente non avrebbe avuto le preghiere, ma una cattiva sorte. Il dolcetto o scherzetto ha una leggenda. Si tratta di fatine che vivevano sulla terra e infastidite di condividerla con gli umani facevano dei dispetti il 31 ottobre. Gli umani per evitare i loro dispetti davano loro dei dolci in modo da tenerle buone e da farle andare via. La parola Halloween non significa mostri, oscurità, paure. Ha origine dalla frase All Hallows Eve, che significa vigilia di ogni santi. Allo in lingua antica significa santo. Con il tempo cambiando i termini la parola è diventata Halloween. Il simbolo di Halloween è la zucca, ma perché proprio la zucca? Gli inglesi e gli irlandesi la chiamano Jack-o'-lantern, riferendosi a una leggenda che racconta di un uomo irlandese dal nome Jack. Era avaro, furbo e ubriacone. Un giorno andando al pub incontrò il diavolo. Sapete che il diavolo desidera prendere le anime di ognuno. Per cui quel giorno voleva convincere Jack a vendergli l'anima.
L'uomo, essendo furbo, accettò in cambio di un'ultima bevuta. Chiedendogli di trasformarsi in moneta per pagare la bevanda, assicurando di vendergli l'anima dopo aver bevuto. Il diavolo concordò e si trasformò in moneta. Ma Jack lo prese e lo imprigionò in un borsello con una croce d'argento, impedendogli di uscire e di ritrasformarsi. Il diavolo chiese di essere liberato e Jack gli propose di lasciare in pace la sua anima per 10 anni. Il diavolo, costretto, accettò il patto lasciandolo andare. Dopo 10 anni il diavolo ritornò da Jack ricordandosi della promessa e l'uomo lo convinse ad arrampicarsi su un albero per prendere una mela. Una volta che il diavolo fu sull'albero, Jack incise sul tronco una croce per impedirgli di scendere a causa della presenza del simbolo. Allora Jack gli disse che in cambio avrebbe dovuto lasciarlo libero per l'eternità, senza dargli alcuna condanna. Il diavolo accettò e lo lasciò perdere. Jack fu quindi libero grazie alla propria furbizia. Ma durante la sua vita continuò a commettere tanti peccati e alla sua morte venne respinto dal paradiso, così fu mandato all'inferno. Ma il diavolo lo lasciò libero di vagare nell'oscurità. E gli lanciò un tizzone che Jack mise in una rapa intagliata utilizzandola come lanterna. Condannato a vagare per l'eternità. Da questa leggenda quindi gli irlandesi usavano la rapa come lanterna per Halloween. Ma dal 1800 la rapa venne sostituita dalla zucca perché tanti irlandesi emigrarono in America e la rapa era difficile da trovare rispetto alla zucca che era anche più facile da scavare. Per questo si usa da allora come simbolo la zucca. Ad Halloween si usa la zucca per intagliarla. Quella più pesante del mondo è cresciuta in Svizzera dal peso di 2096 kg, quanto un'automobile. Fare dolcetto o scherzetto è adatto per i bambini fino a 12 anni. Gli adolescenti possono essere imbroglioni e in alcuni posti scappa la multa da $1000. Non abbiate paura se la notte di Halloween vedete un ragno, siate sereni, perché c'è una tradizione che dice che si tratta di un caro defunto che veglia su di voi. Alcune leggende dicono che se ci si traveste sia in casa che fuori, e camminando all'indietro a mezzanotte si potrebbe vedere una strega. Avete terrore della festa di Halloween? Significa che si tratta di una fobia dal nome sammainofobia. In Irlanda ad Halloween c'è la tradizione di mangiare un dolce, quale? Il barmbrack. È come il nostro panettone ma con all'interno degli oggetti che se vengono presi ci sono delle conseguenze. Se trovi una moneta diventerai ricco.
Se trovi un bastone partirai. Se ti capita la stoffa diventerai povero. Trovando un bottone sarai single a vita. Se ti capita un anello ti sposerai. Bello.